La Norvegia ci accoglie con la sua fantastica bellezza. Venite con noi in questo nuovo episodio in cui inizieremo a percorrere le strade norvegesi. Ma prima di tutto, sigla! Episodio 10. Norvegia, già ti amiamo. Questo episodio inizia nel punto esatto in cui è terminato quello precedente, su questa rotonda, che ci apre la via verso Stavanger. Lasciamo alle spalle il porto e ci dirigiamo verso la prima stazione di rifornimento. Il primo impatto con le strade norvegesi è stato fantastico. La linea gialla che delimita le due corsie ci accompagna su queste strade meravigliose. È su questa strada, la strada 439, che lasciamo Kristiansand, la capitale della regione di Agder. Kristiansand è una delle città più importanti della Norvegia meridionale, fondata nel 1641. Il percorso ci accompagna lungo la splendida costa meridionale della Norvegia. Qui il paesaggio alterna boschi di conifere, piccoli laghi, insenature marine e pittoreschi villaggi. Effettivamente, quando incontriamo dell'acqua, non sappiamo se si tratta di acqua dolce oppure di acqua marina. Facciamo una breve ricapitolazione di questo viaggio. Siamo partiti dal sud della Svizzera. Dove vedete le casette sono i luoghi in cui abbiamo pernottato. Quindi abbiamo attraversato la Svizzera e abbiamo attraversato la Germania, per raggiungere quindi la Danimarca. Abbiamo percorso tutta la penisola dello Jutland e abbiamo raggiunto Hirschag, dove ci siamo imbarcati. Abbiamo attraversato il mare del nord e abbiamo raggiunto Kristiansand in Norvegia. Ora stiamo percorrendo questo tragitto. Durante la traversata sul traghetto abbiamo prenotato un ostello che si trova nel paese di Mandal.
Dopo circa 45 km raggiungiamo Mandal, la città più meridionale della Norvegia. Con poco più di 11.000 abitanti, Mandal sorge alla foce del fiume Mandalselva ed è famosa per le sue case di legno dipinte di bianco, tipiche della costa meridionale norvegese. Per secoli Mandal ha prosperato grazie alla pesca del salmone, al commercio del legname e alla navigazione. Ancora oggi il fiume Mandalselva è considerato uno dei migliori corsi d'acqua della Norvegia per la pesca del salmone. La città conserva un'atmosfera autentica e rilassata che la rende una delle mete estive più apprezzate del paese. Ed ecco che stiamo raggiungendo lo Skap Hostel, il luogo in cui dormiremo questa notte. Raggiungiamo Mandal con poco meno di 1760 km alle spalle. Oggi ne abbiamo fatti solo 53, senza contare la traversata con il traghetto. La notte è tarda ad arrivare, in realtà non arriva per nulla. A mezzanotte il cielo è ancora chiaro. La mattina giunge e le valigie sono già sull'uscio della porta. Dicevo che quello lì era in piedi davanti alla recepzione. Presumo che sia a capo perché ieri mi ha detto che il sole vado alle 11:30 ieri sera, ma caro miei, era giorno pieno anche a mezzanotte e mezza alla 1, anche se dormivano. Adesso ho visto andare dentro lì a toccare dentro nei cassetti, che non dovrei andare nel banco, no? Però è caro, e allora da lì presumo che sia il capo. Invece la tosa lì, brava recepzionista, perché diamo il nome, e là è contenta che fosse un giorno che arriva sulle Alpi, perché suo papà va tutti gli inverni, almeno una volta, l'ha detto, a sciare in Svizzera. Ciao. Ed ecco che partiamo per un nuovo giorno d'avventura, senza sapere che questo sarà uno dei più bei giorni del nostro viaggio. E non potevamo saperlo, in quanto io e mio padre stiamo viaggiando giorno per giorno, senza una vera e propria meta, e decidiamo mano a mano quali strade prendere. Ci troviamo presto dispersi su queste magnifiche strade del sud della Norvegia. Il traffico è assente e la vista è spettacolare. Poi, inaspettatamente, la strada diventa sterrata e il viaggio prende tutta un'altra dimensione.
Come vi ho detto prima, questa sarà una fantastica giornata. Nel prossimo episodio avremo modo di raggiungere luoghi bellissimi come questo. Vi lascio alcuni scorci prima di salutarci. Mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie!